e le sensazioni brutte, alla fine io penso che vanno sempre ricondotte alla paura, no? Tipo, non so, la gelosia o l'invidia. Alla fine la paura viene a essere abbastanza, no? Buongiorno e benvenute a una nuova puntata di A Letto con Bianca. Io sono Bianca Balti e ho l'onore di avere la fantastica Stella Jean. Ciao Bianca, grazie. Grazie per essere venuta da Roma, vero? Direttamente da Roma. Direttamente e anche subito dopo. Dopo, prima e dopo. Per cui super onore, veramente grazie, apprezzo tantissimo, sono onorata di averti qua per questa prima edizione del mio format e ci tengo tantissimo. Che porti fortuna, dai. E poi ho sempre sentito cose bellissime di te e non ci siamo mai conosciute, per cui sono contenta di conoscerti di persona. Allora, io chiedo sempre alle mie ospiti di introdursi esattamente nel modo in cui vogliono essere rappresentate, identificate, ricordate. Per cui descriviti tu, non ti voglio descrivere io. Oddio, la descrizione è molto breve. Sì. Stella Jean, stilista di moda, attivista suo malgrado. Ah sì, forzatamente. Ok, allora, pronta a giocare? Pronta, andiamo. Ok, cioè giocare, non so. No, è un gioco. La carta fa subito gioco, ma non è che stiamo veramente giocando. Allora, prego, pesca pure una carta. Farò la banale, andrò sulla prima. Vai. Oh. Leggo io, leggi tu? Leggi tu. Qual è la cosa che ti infastidisce di più? Ok, vuoi iniziare tu o inizio io? Inizia tu. No, a me infastidisce tantissimo l'ignoranza. Ho tolleranza zero, anzi meno 25, guarda. Sì, ho proprio poca tolleranza, mi dispiace, perché io vorrei essere tollerante per qualsiasi cosa e invece sulla ignoranza non riesco a essere tollerante. Tu? D'altronde neanche la legge la scusa, l'ignoranza, dunque sei in buona compagnia. Due cose principalmente, abuso di potere e l'indifferenza. Ah, l'indifferenza. Bella, anche l'abuso di potere, cioè non ci avevo pensato. Sì. Nello specifico ti viene in mente qualche cosa? O... Beh, sì, assolutamente. Quando abbiamo iniziato questa richiesta di pari opportunità nella moda, che fosse veramente inclusiva, no? Oltre passerelle, oltre queste bellissime copertine con tutti i colori, con questo immaginario multiculturale che poi però in sostanza dietro le scene non c'era, la reazione è stata inaspettata a dir poco e persone con un peso notevole della moda e soprattutto donne, questa cosa mi ha ferito ancora di più, mi hanno fatto arrivare voci intimidazioni tipo addirittura? sì, tipo ditele che è meglio che si fermi immediatamente, se continua la distruggiamo. E per fare di queste e qui arriva quando ti dico l'abuso di potere, no? Certo. Anche perché io di fronte a queste donne comunque con un passato estremamente influente, importante e che io ho sempre ammirato, sono veramente ancora mi devo fare le ossa. Dunque non c'è bisogno di muovere Caterpillar per me, basta soffiarmi, sono molto piccola come dimensione, certo. No? Davide e Golia, anche se poi sappiamo come finisce Davide e Golia, no? Taglio, no, sto scherzando. No, e per cui alla Comunque fine però non trovata... ti hanno fermato, carissima. No, anche perché sai che cosa? Se la sono giocate male, perché io sono una grande pigra. Dunque, se mi avessero lasciato fare, dopo poco mi sarei fermata. Questo minacciarmi, questo mettermi all'angolo, sì. Ha scatenato una furia e ho detto non esiste, ma è proprio perché siete molto più grandi di me che non esiste. Però non ce l'hanno fatta, No. sei ancora qua, in piedi. Ma ascolta una cosa, ma è proprio overt, cioè proprio apertamente o subdolamente? Subdolamente, ma fattualmente attivi. Dunque tutte le porte si sono chiuse nel giro di un pomeriggio. Contratti in cui ci eravamo messi d'accordo a mezzogiorno, alle 4. Ci dispiace, però
meglio non lavorare con Stella Jean, muove un pochino troppo le acque in questo momento e bisogna lasciare le acque calme. No, le acque hanno bisogno di muoversi, perché le cose vengano risolte bisogna muoverle. Certo. Dopodiché tutti in amore d'accordo, perché una guerra, una lotta non è mai fine a se stessa, deve raggiungere un obiettivo. Una volta raggiunto, Vabbè, allora, visto che stiamo parlando di questa cosa, mi interessa il tuo punto di vista. Secondo te come siamo messi adesso? Cioè, vedi comunque un miglioramento, un'apertura vera, un po' di ipocrisia? L'ipocrisia che comunque fake it to make it, che ne so, cioè quella cosa lì, o come la vedi? ma guarda, c'è ancora una gran percentuale di opportunismo mediatico. Sì? Tant'è che c'è una grande apertura verso sul panorama americano e tendiamo da italiani, e questa cosa mi disturba, dovrebbe disturbare tutti, a copiare o ad arredare il solco che hanno tracciato gli americani. Gli americani hanno un'altra storia su questo soggetto particolare, non è la nostra storia. L'Italia ha una sua storia specifica e peculiare. Dunque, noi siamo bravi a tracciare le strade, noi abbiamo mostrato la via a molti nell'arte, nell'architettura, in tutto. Il modello italiano anche durante la pandemia ha fatto la differenza, È vero, no? Siamo è stati vero. un faro per il mondo e adesso ci vogliamo accodare? No, iniziamo a tracciare, però senza paure, senza timori, senza ipocrisie. Siamo capaci, l'abbiamo fatto nel passato, siamo il risultato, siamo la grande bellezza, perché siamo una stratificazione culturale. Io adesso, perché lo sono magari un pochino più evidentemente di te, ma capace che tu sia molto più mista di me, capito? Sì, Siamo sì, tutti sì. progioli di razze. Certo, L'Italia certo. è il risultato di una stratificazione culturale senza pari, altro che bianco, nero, di tutto e di più. Certo. E questo lo vediamo nella cucina, nell'architettura, nella lingua, ovunque. Dunque noi siamo già un esempio bellissimo, adesso non vogliamo tirare l'acqua al nostro mulino, di multiculturalità. È vero. Dunque, perché non continuare o perché seguire o leggere il copione di qualcun altro? Siamo capaci di scriverlo, è il momento di farlo, oltre qualsiasi opportunismo mediatico. Per cui vedo ottimismo comunque. Assolutamente. Vedo ottimismo e voglia di elevare anche l'Italia piuttosto che criticarla e basta, no? Di dire siamo capaci, per cui facciamolo in quel senso lì. L'abbiamo dimostrato nel passato e allora rimettiamoci, facciamolo ancora una volta, anche perché se vedi le piazze, cioè bisogna un attimo uscire da questi palazzi del potere dove siamo stati chiusi fino adesso. Fuori nel paese reale, il paese reale è fatto di ragazzi di tutte le sfumature di colore e essendo noi un porto di accoglienza è inevitabile che questo effetto aumenterà. Potevo essere io una particolarità 20 anni fa, adesso quanti ragazzi, quanti nuovi italiani pur non avendo la cittadinanza. Certo. Dunque, volenti o nolenti, dobbiamo qua trovare una è una cosa di soluzione. accettazione, ecco, no, io ti dico questa cosa anche per l'accettazione in generale. Per me, nella mia presa di coscienza in generale, da persona adulta, diciamo, ho imparato che l'accettazione è key per tutto, no? E per cui questa cosa qua, perché è così difficile invece accettare? Perché è così difficile, no? È la cosa key, cioè una delle mie preghiere preferite, non necessariamente religiose, però che io un po' mantra che mi ripeto che è God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can and the wisdom to know the difference, no? Per cui la preghiera numero 1 è... È Sant'Agostino, mi sbaglio? Non lo so. Vabbè. A me me l'ha detto un Se mio è una amico. gaffa tagliate, se io ho sbagliato. No, perché io prima cioè così siamo pari. Sant'Agostino, Culturalmente. No, non lo so, questa mi è stata introdotta da un'amica. Però è bella, no? È questa cosa qua la prima cosa accettazione e poi capire la differenza tra le cose che dobbiamo solo accettare e le cose che possiamo cambiare, no? Esatto. E perché è così difficile però accettare in generale nella vita le cose? Ma perché abbiamo il terrore che qualcuno invada il nostro orticello, senza capire che grazie a quel qualcuno che adesso temiamo, quell'orto può diventare una grandissima produzione, una grandissima coltivazione. Abbiamo solo che da guadagnarci. E poi non è reversibile. Io non sono reversibile. No, certo. Da questo Sì, punto sì. non possiamo tornare È vero. indietro. Dunque, cerchiamo di prendere il buono, non possiamo fare resistenza. Sono i popoli in declino che costruiscono i muri.
quelli in ascesa costruiscono i ponti, noi qui dobbiamo farci ponte, E tu non pensi muro. che l'Italia, Madonna, stiamo andando veramente deep into politics, però No, fa niente, dopo peschiamo sociali. un'altra sociali. Però tu per cui vedi l'Italia come un paese in declino o... Cioè tu ci credi comunque, vedo che ci credi. Io invece che sono andata a vivere all'estero non so se ci credo tanto, tu come la vedi? Credo fermamente che le cose stiano cambiando. Quando ho parlato per la prima volta al Black Lives Matter in Roma, e in quel momento io non avevo altra scelta, Bianca, che di parlare, non potevo esimermi dal farlo. Certo. Non è quello il mio ruolo, io non sono nata per fare né la politica né l'attivista. È stato difficilissimo per me perché io all'ombra nel backstage lavoro benissimo, dietro le quinte sto benissimo, ma quando sei la prima e unica di lista della Camera della Moda italiana nera non hai alternativa. In quel momento Certo. ho parlato, ho deciso di parlare e l'ho fatto, e avevo mia figlia al mio fianco, dunque sentivo la grande responsabilità. Dopo di me su quella piazza a Roma come a Milano hanno parlato delle ragazze che mi hanno fatto venire la pelle d'oca, delle ragazze che hanno detto esattamente quello che era stato i miei pensieri segreti per quasi tutta l'adolescenza, cose che non avrei mai avuto il coraggio di dire, e sentirlo dalla loro voce è stato il segno che le cose stanno cambiando. Stella 20 anni fa non avrebbe avuto il coraggio di queste ragazze che a 13 anni, 14 anni, 15 anni, 20 anni hanno detto tutto quello che hanno detto, ma compreso le cose che da una parte possono portarti a vergognare, perché una ragazza dice io ho passato tutta la mia adolescenza a voler sembrare bianca, lisciarmi i capelli, tingermi, portare parrucche, e a un certo punto era sulla piazza, ha preso la parrucca e l'ha tolta. Basta. Certo. Il mio modello non è quello, il mio modello sono io. Certo. Dunque ho visto che questi ragazzi, ho una enorme fiducia in loro, stanno tracciando, anche perché hanno, adesso non voglio dire l'espressione che sarebbe un po' forte, un po' volgare, però hanno un grande coraggio. Certo, Queste hanno ragazze, un grande coraggio. un coraggio incredibile. Di essere se stesse. Sì, e non di dover lottare per più quello. rientrare in degli stereotipi prefissati. Di cercare l'approvazione da fuori. Assolutamente, di allinearsi, guarda, mi hanno dato i brividi, veramente bravissime, bellissime, un grande esempio. Che bello. Vai, adesso mi fai pescare tu una Vai. carta. Vai. Io non sono una brava croupier, non so fare assolutamente niente con le carte, non le so neanche aprire. Ah no, anche io ho grandissimi problemi, poi sono tante, vero? Avrei voluto fare, sai, quelle cose che fanno. Sì, no, lasciamo io perdere. neanche in video quando devo fare questa cosa che le apro non ce la faccio, guarda. Qual è la lezione più importante che il dolore ti ha insegnato? Che può essere addomesticato. Lo puoi addomesticare, puoi imparare a domesticare il dolore, lo puoi tenere A sotto domesticarlo? controllo. A controllarlo? A controllarlo. Non può sopraffarti, non deve sopraffarti. Non puoi sempre batterlo, quasi mai puoi avere la meglio, ma puoi addomesticarlo. Invece io ho imparato, funziona per me, io ho imparato che lo devo accettare. E per cui quando sto male, tipo, invece di cercare di combatterlo, Nuotare controcorrente. io sto lì e lo accetto. È incredibile che da quando faccio questa cosa, poi in effetti è solo una questione di tempo, no? Per cui un'ora dopo già si sta un po' meglio, no? E magari certe volte è più lungo, però comunque è vero che il tempo guarisce, no? E per me il dolore è una di quelle cose che non posso cambiare quando lo sento. E invece tu lo addomestichi. Sono gelosa. Ma sai cosa? È un gioco forza, Sì. è stato un gioco forza. Tu hai una situazione in cui dalla infanzia, adolescenza c'è una mole di dolore che è superiore alle tue forze. A un certo punto cosa puoi fare? Ti è mai capitato di trovarti in un mulinello nel mare? No, per fortuna. È una bruttissima, non so se a voi è capitato, è una bruttissima esperienza. A me è capitato, ero in Versilia, il bagnino non mi vedeva, non so perché, mi stavo sbracciando e continuava a girare. Ho iniziato a nuotare più forte che potessi, niente, non mi muovevo di niente. A un certo punto ho smesso di agitarmi. sì? Piano piano, anche perché non avevo più forze e io non sono molto sportiva, piano piano il mulinello mi ha tirato fuori. Quando ho smesso di combatterlo, ma mi sono quasi alleata al dolore, è il ok. dolore stesso che mi ha dato Sì. con il suo tempo, Sì. mi ha tirato fuori. Sai io cosa faccio col dolore e anche con l'ansia? Mi viene quasi da piangere a pensarci, perché sembra una cazzata, ma scusate, sembra una cavolata, ma
come funziona? Gli parlo quasi, soprattutto all'ansia. È un po' tipo quando mi sento proprio l'ansia, no? Nel petto che mi soffoca. Allora dico, cioè parlo nella mia testa ovviamente, non out loud, però lo faccio. Mi dico, ciao, è arrivata l'ansia, hai capito? Bene, cosa mi vuoi dire? Bene, cosa facciamo? Cioè, questa cosa qua Non sì, hai di nient'altro da allearsi. fare? Non puoi andare altrove? Sì, perché siamo qua? Ok, come facciamo? Magari cosa hai bisogno per andartene via, no? Però questa cosa sì, esatto, di non... forse di trasformare, cioè di trasformare la paura in accettazione, perché la paura è veramente la causa, tutto, comunque se tu puoi pensare a tutte le cose, le sensazioni brutte, alla fine io penso che vanno sempre ricondotte alla paura, no? Tipo, non so, la gelosia o l'invidia. Alla fine la paura viene a essere abbastanza, no? Sì, Penso. penso che sia un po' sempre il seme quello. Penso che il vero problema della paura è quando non le si dà, non la si riconosce, non le si dà la sua dignità. Per assurdo, quando tu dici io le parlo, tu la stai accettando, tu la stai riconoscendo, le stai dando una dignità. Ignorarla significa farla lievitare. Dunque penso che questo sia già un primo passo, riconoscere la paura. E ritorniamo alla verità di quello che hai detto prima, l'accettazione. La riconosco, l'accetto, non sto a contrastarla in tutti i modi, no? È vero. Oddio, allora io ho un'altra lezione che ho imparato da grande, diciamo, ovvero dall'anno scorso, scherzo, però ho fatto un percorso nell'ultimo anno che mi ha fatto veramente capire tante cose e una di queste cose era l'azione, ovvero io ho un'amica grandissima con cui mi confido spesso, no? Per queste cose e alla fine lei mi dice, va bene, che cosa puoi fare tu? Nel senso, accetta, però tu cosa puoi fare? L'azione, no? Perché spesso, soprattutto con l'ansia a me capita, quando sono in ansia mi blocco, ma proprio anche fisicamente, no? Invece se tu nel momento in cui riconosci esattamente tu che cosa puoi fare, magari non puoi fare tanto, però una cosina la puoi fare, o anche una cosina per stare meglio tu, anche se non puoi cambiare la sorgente, no, della tua ansia. Però anche questa cosa comunque... Sai che mi ha insegnato tanto? Insieme all'accettazione, l'azione, no? Azione intesa come reazione al dolore? Sì, perché tante persone non credi che, vabbè, oltre a non avere accettazione, però tante persone non sono in azione. Cioè, ad esempio, io voglio di più dalla mia vita, cioè me lo vado a prendere in un pochino, poi non è così semplice per tutti in tutti i momenti della vita, però l'azione, tanti non passano all'azione, è vero? Assolutamente vero, e un po' ci siamo ricollegati a questo quando dicevamo all'inizio non c'è un tavolo per noi, quindi stiamo portando avanti degli argomenti o dei soggetti, ma non c'è un tavolo in cui ci sia un posto per noi, non c'è un tavolo, non c'è una sedia per noi, è il momento di costruirsela. Certo, è Azione. vero. Sì. Dunque penso siamo Non è nella mia facile. Non è facile, ma è anche, penso, un minimo di spirito di sopravvivenza. Sì, sai che cosa? Infatti è questa cosa. Certe volte anche a me dicono, non so, per delle cose, mi dicono che brava, che coraggiosa. Devo dire però che per me è inevitabile in un certo senso. Io capisco che invece per altre gente, non lo so, per me certe cose sono inevitabili. Mi verrebbe più difficile non fare. Sono Vero? totalmente d'accordo, anche perché la non azione, il lasciarsi fare, il lasciar prendere il sopravvento al fato, anche perché dopo tu non hai più scuse. Dopo aver fatto questo, dopo aver lasciato fare, tu non hai più scuse. Ti meriti tutto quello che arriva, perché non hai reagito in nessun modo, non hai portato la tua voce, non hai dato nessun contributo al cambiamento. Quello è vero, però trovo in generale, che poi è una cosa, in uno stato in cui ho vissuto anche tanti anni, no? Ad esempio nelle relazioni con gli uomini. Io ho 2 ex mariti, no? E io pensavo sempre, dicevo sempre, quello lì è stronzo di qua, quello lì, tutti cattivi, antipatici, così, no? Però, per carità, magari era anche vero, però... Spesso lo è. Se tu fai... Sì, spesso... Vi assicuro che nel mio caso... No, scherzo. Comunque, però, finché... Va bene, ok, ho ragione. I'm entitled to this, no? A questo dolore. Ok, ma dove mi porta? Cioè, cosa faccio? Vivo una vita da vittima degli uomini che poi un po' mi sono scelta. O... più che altro cerco magari di fare un po' di terapia, di capire perché scelgo sempre quel tipo di uomo. Cioè, è quello, no? Però trovo che quella situazione di vittimismo, di dire sono sempre gli uomini che sbagliano, per dire, in un certo senso è comfortable, perché è quella cosa che conosci. Cioè,
È un comfort che ti annienta però, perché tu non vai da nessuna parte. Quando accetti o ti ergi a vittima, no? Perché è molto comodo fare la vittima, sì. si sta molto bene, no? È veramente una comfort zone. Ma quando non ti metti in gioco, quando dici in una relazione è ovviamente tutta colpa sua, sai, le guerre non durerebbero mai così tanto se le colpe non fossero ripartite quasi equamente. Dunque di iniziare, Con le no? responsabilità, quantomeno, Responsabilità, è vero, esatto. Sì. Magari non nelle guerre, però nelle relazioni responsabilità, sì. Sono andata su esempi No, un po' no, più alti. certo. Dunque di iniziare a dire deve esserci una mia responsabilità, qualcosa devo aver sbagliato, anche perché sennò entri in un meccanismo, in un modello che si ripeterà all'infinito, no? È una catena. Ma il fatto di capire che è la mia responsabilità, all'inizio è un po', cioè ti sta un Non po' ho detto sulle tutta scatole. la mia responsabilità, No, ho detto no. qualche cosa devo aver sbagliato anch'io. Certo, ma quando tu lo scopri, all'inizio ci rimani male. Io c'ero rimasta male perché finalmente da essere vittima ho capito che anche io avevo la mia parte, no? Però lì dopo, subito dopo ho capito, però avere una responsabilità mi dà anche il potere. Cioè se io ho una responsabilità, allora vuol dire che posso cambiare le cose, no? Assolutamente, assolutamente vero. È vero. È una chiave di svolta. E invece è tutto il contrario quando accusi solamente gli altri, punti il dito. E no, e questo per me è immobilismo, non vai sì. assolutamente da nessuna parte. È vero. Poi non so perché lo so che si può sembrare strano, paradossale, riconoscere i propri torti o le proprie responsabilità ti dà una sorta, almeno a me, anche nella mia passata relazione, di pace. Nel senso, adesso noi possiamo essere amici. Mi scuso, io ho sbagliato questo, anche scusarsi. Sì. Io ho sbagliato questo, è vero. Sì. Ti ho accusato di tutto, di questo, quest'altro. Anche io ho sbagliato. Scusa, Certo. anche poter dire scusa. Oh. È veramente... Apriamo un universo bellissimo, però apriamolo. Però inizia una pagina di pace. Certo. Non significa assenza totale di problemi, non è Sì, quella. sì. Ma veramente ti dà uno stato d'animo positivo, puoi fare, puoi ricreare, puoi ripartire. E invece il non ammetterlo è un'ancora. Tu potrai anche ergerti a non ho fatto niente, non ho sbagliato niente, ma rimarrai fermo lì. Invece permette a entrambi di progredire e anche pensare al bene altrui, per quanto possa essermi lasciata. Spero veramente tutto il bene. È vero. Abbiamo fatto qualcosa di buono, almeno 2 cose buone le abbiamo fatte. Una si chiama Grande e una Mirella. Cara. Anch'io ne ho fatte 2, cara. Dunque ci sarà sempre un ricordo positivo, perché vero. quello è per tutta la vita vero. ed è positivo. Comunque il potere di chiedere scusa, cioè voglia di parlarne per 10 minuti, già un pochettino l'hai fatto, ma è incredibile, la mia amica, io questa amica poi te la presenterò perché è veramente un mito. Praticamente è come se stesse qui con noi oggi. Sì, è il mio guru spirituale, no, lei mi dice, keep your side of the street clean, tieni il tuo marciapiede Bello. pulito, no? È bello quello perché alla fine noi non abbiamo appunto il controllo su quello che fanno gli altri, se mi chiederanno scusa, cioè niente, però tu tieni la tua parte, no? Per cui chiedi scusa per la tua responsabilità. Cioè tu pensa a te stesso, che anche solo fare la prossima, the next right thing, no? Cioè comunque ti dà una serenità allucinante, no? E io ho capito che la serenità è tutto, perché la serenità la puoi avere anche nelle situazioni non di perfezione, che poi dov'è che è la perfezione, no? Però la serenità la puoi trovare dappertutto e secondo me il essere in pace con se stessi, ovvero non vuol dire non fare errori, ma quando si fanno gli errori poter chiedere scusa. Io lo sto insegnando alle mie figlie. E questo se riesce è una gran cosa. Io dico, puoi sbagliare, ovviamente cerca di non ripetere sempre gli stessi errori, cerca di imparare, però puoi sbagliare, però chiedi scusa. Ed è quella cosa lì, perché chiedere scusa è dire scusa, non vuol dire niente, però se veramente chiedi scusa nel senso che ti dispiace, poi tendi a non ripetere più lo stesso errore o tendi sempre a migliorarti in quell'ambito, no? E anche il secondo concetto, del perdonare. Sì. Aspetta, vuoi sentirne un'altra? Vai. Sempre la tua amica guru, bisognerà darmi il contatto. Sì. Allora, l'arrabbiatura è come bere... Aspetta.
bere il veleno pensando di avvelenare gli altri. Sì, è vero, assolutamente. È così! Guarda, sono totalmente d'accordo. E questo invece io lo dico ai miei figli. Brava. Quando pensi di essere arrabbiata con quell'altra persona, quello che danneggi sei tu. È così. Quella che si sta logorando sei tu. Lascia andare. Sì. Ci sono delle cose che tu devi lasciare andare. Se c'è i conti, ognuno regolerà i propri, Sì. con il proprio destino. Lascia andare, tu perché in quel pensi- momento tu non stai facendo male a lei, stai facendo male a te stesso. Noi pensiamo, hai capito? Stai rovinando te. Di tenere perché dici non se lo merita. Ok, non se lo merita e quindi cosa fai? Stai tu male perché quello non... Cioè, no, è vero, no? Però è incredibile questa cosa. È incredibile come certe frasi, nel momento in cui le diciamo, ti diano una proprio prospettiva nuova. E questa prospettiva è interessante da dare. Mi piace questa, Sì, abbiamo mi piace. preso siamo andati su questa via francigena, no? Un po' questo percorso francescano, dove andiamo alla santità fra tutte e due, perdono, pace. Guarda, però è bello, sì, sembrano dei grandi cliché, però... No, non sono dei grandi cliché, almeno. veramente. Quando riesci veramente a lasciare andare, poi in quel momento tu stai bene, non importa quanto, anche quando dici non importa quanto male tu mi abbia fatto, ti lascio andare, È vero. vai, e non voler male a qualcuno. Non mi piace per niente, questa è una sensazione che non ho, perché per esempio quando anche è finito con qualcuno, perché ti devo voler male, perché devo continuare a parlare di te? Brava. Se non posso dire niente di carino, semplicemente non dico niente, non sono obbligata. Perché sennò l'altra persona continua ad occupare spazio Appunto, dentro ma di te. ma sei tu che la stai tenendo certo. legata a te, anche con le chiacchiere in negativo. È vero. Tu la stai tenendo legata a te. Certo. Invece lasciala andare, e se posso cercherò sempre di dire qualcosa di carino. Se proprio non posso, non dico più niente. Brava, Perché- anche questa è una grande lezione di vita, è vero. Se un non hai po' niente di buono da dire, sta Ok. zitto, è vero. E si gira pagina, si lascia andare. È vero, è vero. Ok, allora, Stella, ci stai a fare un'ultima carta, botta e risposta veloce, non pensarci troppo, ok? Non ci penso, Vai. non ci penso. Allora, nomina una persona di cui sei invidiosa, cosa rende la sua vita così desiderabile. Abbiamo appena detto non bisogna essere invidiosi, però comunque parliamo allora di invidia in maniera positiva, di Sì. ammirazione, non è invidia ma Sì, ammirazione. Dai. Vai, devi rispondere tu. Io, oh signore, queste qua, allora, nomina una persona di cui sei invidiosa. Ah no, io vabbè, sì, lo so, però una mi viene difficile, però come tipo di persona. Io, le persone acculturate. Sì, perché io purtroppo quando ero ragazzina, per carità, poi ho fatto il liceo classico e ce l'ho fatta, ma per me era solo un modo per poi fare tutto quello che volevo e non tornare al weekend, sparire. Cioè, sono stata veramente una cattiva ragazzina con mia mamma e mi sono persa questa fase della vita, caspita, di imparare. E questa cosa... Che parli di fase della vita come se fosse passato? No, Quando parli di infatti adesso cultura è no, hai trend, ragione. tu ti formi sempre. Ci sono però come delle basi, hai capito? Che mi dispiace. Cioè, io ti giuro, se potessi tornare indietro nel tempo, io tornerei al classico e studierei, cioè mi farei tutti i pomeriggi a casa a studiare. Cioè, hai capito? Che bello, no? Che stupida che me ne sono bruciati così a fare festa. Non so come spiegarti. Ecco, questa cosa qua mi dispiace un po'. Adesso di sicuro è una di queste cose che sto cambiando per me stessa, sto leggendo, studiando, guardando, di sicuro è proprio, sto nutrendo la mia anima. Però io non percepisco nessun vuoto, non percepisco nessuna prima quando hai base detto non consolidata. del gigante Golia, Davide Golia. Qui abbiamo tralasciato qualche lezione di catechismo, mi sa. quella è catechesi. Anche. Pensavo fosse più il classico. Vabbè, allora Suor Pierina sarebbe arrabbiata con me. Non far rivedere il video. Non lo so, non la vedo più da quando avevo 8 anni, penso che ne avesse già 80, per cui in pace l'anima sua. No, vabbè. E tu invece? Di persone Sì. che lasciano andare, che Ah. perdonano. Ah. Le persone che perdonano. Per cui tu è una cosa su cui stai ancora lavorando, quella di lasciare andare. Sì, non può essere così automatico, certo. sarebbe veramente, mi vedi con l'aureola. Sì, beh, Però sto scherzando. vedo le persone che non solo, aspetta, c'è qualcosa in più, Cosa? c'è addirittura l'ennesima elevazione a questo. Lasciare andare Sì. e, oddio, questo è il mio côté credente, no? Ok.
let go and let God. E pregare per l'altra persona, dunque augurare anche il meglio ok. dell'altra persona. Wow. Questo è comunque un tuo fratello, e comunque non bisognerebbe sperare sempre il bene. Dovrebbero essere tutti i tuoi fratelli. No, è vero, cioè comunque Però anche Caino e Abele erano fratelli. è un altro riferimento a cui io non... Non faccio più riferimenti, basta. Vabbè, comunque Stella, ci siamo divertite. Per me è stato proprio un piacere. Ti sei divertita anche tu? È stato un piacere, Bene, è stato sono mio. contenta. Spero che sia una prima di tante chiacchierate, perché veramente ti ammiro tantissimo come donna e non vedo l'ora a questo punto di venire a trovarti a Roma. Non ti ho detto pranzo haitiano a Roma? Dai, è un qualcosa di più È un lungo che raro. appuntamento. Assolutamente. Poi ho tante amiche bellissime a Roma a cui chiedo sempre di venire a trovarmi a Milano, per cui di sicuro approfitterò, veramente, sono contenta. E faremo ulteriore meditazione. Grazie, Bianca. Davvero. Salutiamo. Ciao.